Signori, finalmente ci siamo. Il grande giorno dello sposalizio per i nostri amici è arrivato. Davanti a noi abbiamo 3 giorni di matrimonio con qualcosa tipo 500 invitati. Allora, prima di entrare nel vivo, vi spiego un attimo come funzionano le celebrazioni dei matrimoni e gli spettatori e i nostri amici indiani mi scuseranno se dico qualcosa di impreciso, comunque io vi racconto il matrimonio che ho visto io. Quindi, nel primo giorno di celebrazioni, il pomeriggio abbiamo il Mehendi, dove le donne si fanno l'henna, l'ennè, per chi lo conosce sotto quest'altro nome, su mani, piedi e braccia. La sera del primo giorno abbiamo il Sangeet, che è l'unica occasione dove è concesso bere alcolici, si balla e si mangia allegramente. Il mattino, pranzo del giorno dopo, abbiamo il Haldi, che è dove ci si veste con colori caldi, quindi di arancione, di giallo, e si balla, si mangia a non finire e si spalma un mix di spezie a base di curcuma sulla faccia degli sposi. La sera del secondo giorno c'è invece il Vivah, che sono le nozze vere e proprie, dove si celebra l'unione degli sposi. Questa è la festa maggiore, dove ci saranno il maggior numero di ospiti. La cerimonia qui, almeno a me, mi è sembrata un po' più religiosa. Si mangia tanto, ma io ho respirato un'area un po' meno festaiola rispetto agli altri giorni. E infine c'è il reception, che è una festa di chiusura che si tiene tipicamente dopo tutte le altre celebrazioni. Nel caso specifico di questo matrimonio, visto che Tanvi è di Delhi e Vinayak è di Satna, il reception si farà a Satna, che è un paese a circa 10 ore di treno da Delhi. Appena lo sposo scende dal taxi bianco, viene accolto dai Dolvali, che spero che si pronunci così, che iniziano a suonare all'impazzata i loro tamburi. Ecco, qui già fa ridere la scena perché ogni tanto poi i tamburi si interrompono e il capobanda o qualche familiare inizia a prendere in giro pubblicamente lo sposo e poi ripartono i tamburi all'impazzata. In India è tradizione donare del denaro in segno di buon auspicio, ecco perché in tutti i video vedete sempre queste banconote che vanno e che vengono, quindi praticamente il donatore prende una banconota, gli fa fare un cerchio intorno alla testa di chi poi la riceverà e gliela mette nel taschino, semplicemente gliela dà in mano. La tradizione vuole che questo gesto attiri la fortuna e scacci i mali. Fun fact, io ovviamente non avevo la minima idea di questa usanza, no? E solo il problema è che questi signori con i tamburi, appena mi hanno visto me, che ero in quel momento l'unico occidentale, mi hanno accerchiato sventolandomi le banconote davanti, così, no? E perché volevano che io gliele dessi, ma io non stavo capendo assolutamente niente. E quindi c'è questo qui che mi sventola sto mazzo di soldi davanti e io ero lì, sorridevo, eccetera, faccio per prendergli questi soldi, che non capivo cosa volesse, no? E lui di scatto prende la sua mazzetta, mi guarda tipo così, tutto atterrito, ho detto, cioè, dico, che diavolo stai facendo? Vabbè ragazzi, io sto sempre sul pezzo comunque. Finita la sessione delle prese in giro dei tamburi, seguiamo la folla e andiamo dove le donne stanno facendo l'henna. Ci sediamo ad ammirare questi vecchietti, questi maestri dell'henna all'opera, muovere il pennino in silenzio e creare quei motivi bellissimi sulla pelle delle persone. Io, siccome sono sempre un furbone, non so bene cosa ho fatto capire al tizio, ma fatto sta che praticamente mi ha fatto un tatuaggio Maori sul braccio. Mentre la poveraccia della sposa è rimasta ferma qualcosa come 5 ore nella stessa posizione per potersi fare l'henna sulle braccia, sulle mani e sui piedi. Ovviamente lei aveva l'henna più bello di tutti. Quindi nel frattempo si fa sera ed entriamo nel vivo della cerimonia. Durante il Sangeet, oltre a poter bere alcolici, è la festa dove i parenti e i cugini più bravi o particolarmente invasati dal momento ballano pubblicamente davanti a tutti.
Una cosa interessante è che il lato della madre della famiglia di lei ha origini nepalesi ed ecco perché tutti gli uomini, in segno di rispetto, indossano il tradizionale cappellino nepalese. Le danze sono talmente assurde che forse in questa occasione riesco io a non sembrare un cavallo malato, o almeno credo. A una certa Gaia si è talmente fomentata che ha deciso di andare in giro prendendo gente per mano, raccattando persone qua e là e trascinarla a ballare, mariti contro voglia, gente assonnata, per poi alla fine del giorno dopo essere adorata da tutti gli invitati. This is the last track of the evening. Oh, secondo giorno di matrimonio, oggi ci prepariamo all'Aldi. Come vedete ho cambiato il vestito perché il dress code è giallo, arancione, rosso sbiadito, cose del genere. Quindi andiamo a vedere, questo si fa di mattina. E siamo tutti vestiti uguali praticamente. Guardate che bello il mio sciarpino. La Haldi è una cerimonia prematrimoniale in cui, oltre a mangiare a sfinimento, una miscela di curcuma, olio e acqua viene spalmata sulla faccia degli sposi dai membri della famiglia. Si crede che questa miscela benedica la coppia. Ovviamente non mancano sempre i balli e i tizi con i tamburi. Iniziamo la serata con il maestro del turbante, un uomo venuto lì esclusivamente incaricato per fare i turbanti sulla testa delle persone. Rosso per chi sta con la famiglia dello sposo, fucsia per chi sta con la sposa. Anche lì non ci ho capito niente e mi sono ritrovato nella squadra della sposa. Lo sposo si presenta finalmente alla sposa sul suo magnifico cavallo bianco, che qui è stato sostituito da una Rolls Royce d'epoca. Come all'inizio del Mehendi, tornano i signori con i tamburi a far casino, mentre tutto il corteo si muove assieme alla macchina con lo sposo. Ogni tanto i dolvali fanno ostruzione alla macchina e fanno casino fino a che qualcuno non li benedica con i soldi, facendo il solito giochino di passarglieli intorno alla testa. E parlando con alcuni indiani ci dicono che a Delhi questo fenomeno è un po' degenerato e i dolvali tendono ad essere molto molto più avidi delle altre città.
Man mano che avanza lo sposo, seguito dal corteo nuziale che si chiama Barat, finalmente arriva al cospetto della famiglia della sposa per essere accolto. Ecco, adesso iniziano le tradizioni allucinanti che mi hanno fatto scompisciare dalle risate. Una delle cose più allucinanti è il cosiddetto il furto delle scarpe. Praticamente un membro della famiglia della sposa può rubare le scarpe allo sposo e nasconderle. Se riesce nel suo intento, lo sposo dovrà negoziare e pagare un riscatto per riavere indietro le sue scarpe in tempo per la sua stessa cerimonia. Non sono mancati litigi amichevoli, gente che strilla, gente che si spintora, non capivo se stavano facendo sul serio o stavano scherzando. Un'esperienza incredibile, ma di un divertimento che veramente che non vi dico. Siccome il nostro Vinayak non è ancora riuscito a negoziare il prezzo per le sue scarpe, allora i suoi amici se lo caricano in spalla e lo portano di peso letteralmente al cospetto della famiglia di lei. Quindi lui si inginocchia su un mini altarino che viene portato e qui entra in gioco un'altra negoziazione, perché ragazzi i soldi, lo scam, il ricatto, cioè è proprio parte integrante della cultura indiana. La famiglia di lei quindi lo blocca e chiede un pizzo, un prezzo allo sposo per poter accedere e vedere la sposa. Quindi parte un nuovo negoziato in cui si accorda un prezzo ma che viene pagato, non viene negoziato, insomma litigano un po' e il tutto poi si conclude con un codice QR con Google Pay. Le tradizioni rimangono, i metodi cambiano. Allora ragazzi, praticamente mi sono un po' allontanato dalla festa per raccontarvi questa cosa. Praticamente lo sposo, cioè la contrattazione e il ricatto e gli scam sono anche nei matrimoni indiani, perché praticamente lo sposo non può uscire dalla macchina fino a quando non si accorda un prezzo col guidatore. Una volta contrattato il prezzo, lo sposo può scendere dalla macchina, ma viene bloccato dalla famiglia della sposa e devono contrattare un prezzo per poter mostrare la sposa. Anche lì 20 minuti di gente che urla, di cose eccetera, alla fine si negozia sul prezzo e finalmente lui può entrare e vedere la sposa. E poi mi hanno detto ci sarà un'altra contrattazione, perché prima di andare a dormire, cioè la prima notte teoricamente insieme, sempre secondo un'idea molto antica, per andare a letto insieme, tutte le sorelle di lei bloccano lui e lui deve pagare ognuna di loro sempre contrattando, altrimenti si mette in mezzo e non li fa tra virgolette unire. Cioè una roba fuori di testa. Qua mo si menavano e poi mi hanno detto tutti no, ma è assolutamente normale, questo è un così familiare. Bellissimo. Finito questo surreale giro di negoziazioni, finalmente entriamo nel bellissimo edificio principale in cui si terrà la cerimonia e aspettiamo con ansia l'arrivo della sposa con un vestito meraviglioso e il tradizionale orecchino indiano che collega il naso all'orecchio. In quel momento mi sono fermato a riflettere sulla diversità ma anche sulla bellezza di queste tradizioni, no? Che sono così lontane, hanno radici così lontane ma così vive e accese nel popolo indiano, con i loro colori, le musiche, gli abiti, una cosa che mai e poi mai vedresti in Europa e che stava succedendo tutto lì davanti a me. E per un attimo mi sono commosso insieme a loro. Adesso è l'una di notte e mancano ancora un paio d'ore alla fine del rituale. Passiamo quindi da loro ad osservare la cerimonia e arriviamo nel momento in cui i genitori stanno eseguendo la lavanda dei piedi agli sposi. Il grosso delle persone adesso si è ormai già ritirato e così facciamo anche noi. Assistere al matrimonio è stata una delle esperienze più assurde e belle della mia vita e che probabilmente non avrò più occasione di ripetere. Un incredibile viaggio che entra nel vivo delle radici della cultura indiana. Per loro ovviamente sarà assolutamente normale, ma per me è stata una cosa tutta da vivere dall'inizio alla fine. Nel prossimo video attraverseremo l'India per oltre 1000 km verso est, passando per la città del Kama Sutra e culminando il nostro viaggio nella città dei morti, Varanasi. Andate avanti e non perdetevi l'ultimo capitolo dedicato all'India by Train di questo canale.